Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Nel marzo del 1937 la Regia Aeronautica richiese l'ennesimo idrovolante con il quale intendeva equipaggiare le squadriglie della ricognizione marittima. Nella specifica, accanto alla richiesta di un'apertura alare e di un'altezza non superiori per motivi d'angaraggio ai 22,5 e 5,4 metri, vi era preminente quella di una velocità massima di almeno 350 km/h alla quota di 1500 metri e di una velocità di crociera di 300 km/h. Il concorso vide la partecipazione delle maggiori aziende aeronautiche italiane, che presentarono ben 8 progetti, in parte risultanti dalla trasformazione o dalla modifica di velivoli già prodotti. L'ACMASA, acronimo di Costruzioni Meccaniche Aeronautiche Società Anonima di Marina di Pisa, fondata nel 1922 e divenuta nel 1929 una sussidiaria della Fiat per la realizzazione di alcuni tipi di velivoli, si aggiudicò la commessa, vista l'esperienza acquisita con la costruzione su licenza del bimotore metallico Dornier Val. Il modello vincitore fu denominato RS-14, firmato da Manlio Stiavelli, la cui sigla significa appunto ricognitore Stiavelli. L'aereo, progettato con la collaborazione dell'ingegnere Lucio Lazzarino, prevedeva struttura e rivestimento interamente metallici, molto curato dal punto di vista aerodinamico, con la sua linea filante, quasi da aereo da gara, preannunciava prestazioni eccellenti, con una velocità ben superiore ai requisiti richiesti. Il simulacro messo a punto nell'estate del 1939 sembrava presentare un muso interamente vetrato, molto simile a quello dell'Heinkel 111. Il primo prototipo con matricola militare 383 e propulso da due motori Fiat A74 RC38 Ciclone fu portato in volo per la prima volta a Marina di Pisa nel maggio del 1939. Nella storiografia aeronautica italiana può accadere che non si conosca bene la vera data del primo volo e talvolta neppure chi fosse stato il collaudatore. In questo caso l'onore è condiviso da Ezio Guerra e dal maresciallo Ferdinando Troiano. Questo perché durante le prove di flottaggio Guerra involontariamente prese il volo, mentre il primo volo ufficiale avvenne qualche giorno dopo, ad opera di Troiano. L'aereo fu trasferito a Vigna di Valle, sede della 148esima squadriglia, dove l'8 novembre successivo iniziò il ciclo delle valutazioni ufficiali. L'aeroplano, caratterizzato da linee moderne e progettato in modo razionale, ottenne risultati che andarono ben oltre le aspettative, soprattutto in fatto di velocità massima, con 408,5 km/h a 4.000 metri, quota alla quale l'apparecchio arrivava in 8 minuti. Il prototipo richiese qualche modifica, come l'innalzamento dei piani orizzontali da dislocare a croce sulla deriva per evitarne l'effetto ombra e il ridisegno di quelli verticali, l'adozione di un parabrezza a gradino per il posto di pilotaggio, la riconformazione delle prese d'aria dei radiatori, lo spostamento del tubo di Pitot dal muso all'ala destra, il potenziamento e la ridislocazione dell'armamento di difesa, inizialmente previsto in 2 armi in postazione sdoppiata sul dorso. L'esperienza bellica avrebbe poi imposto la blindatura del posto di pilotaggio e la possibilità di trasportare un carico di caduta, con la realizzazione di un apposito marsupio ventrale, accuratamente carenato e di agevole rimozione. Rispetto al progetto iniziale furono necessari circa 30 interventi di modifica. Questo fu un risultato più che positivo, considerando il fatto che eseguire attorno ai 50 interventi su un prototipo prima della produzione rientrava nella normalità. Nel settembre del 1940 il prototipo subì nell'ammaraggio estesi danni agli scarponi,
che ne causarono il fermo per un paio di mesi. In compenso, ai primi di novembre, giungeva sul lago di Bracciano la prima macchina di serie, con matricola militare 35386, da impiegarsi per prove di galleggiamento e velocità in picchiata e per verificare l'efficienza degli apparati radio e delle armi. Nel febbraio del 1941 i primi specialisti della 148esima squadriglia vennero inviati all'Akmasa per impratichirsi sull'RS-14. Subito dopo iniziò l'addestramento degli equipaggi. Il Fiat Kmasa RS-14 era un bimotore monoplano a galleggianti interamente metallico. La fusoliera aveva una struttura a guscio costituita da correntini profilati in alluminio, fissati su 31 ordinate, con rivestimento in lamiera in duralluminio. Le ordinate nella parte centrale e posteriore erano rinforzate per consentire l'attacco delle semiali e degli impennaggi. Anteriormente la fusoliera terminava con una gabbia sagomata in tubi d'acciaio saldati su cui erano fissate lastre di plexiglass. Nella vetratura vi era la postazione dell'osservatore, che poteva raggiungere l'estrema prora attraverso un sedile scorrevole. Vi erano inoltre i comandi per l'apertura dei portelli e lo sgancio delle bombe e il comando per l'azionamento della macchina fotografica. Erano presenti 4 strumenti, un traguardo tipo Biggio V3 ed uno sportello nella parte inferiore per l'abbandono del velivolo in caso di emergenza. Il posto di pilotaggio era costituito da 2 sedili regolabili in altezza e affiancati. Quello di sinistra era riservato al primo pilota, che disponeva anche del comando del più 100. I piloti potevano lanciarsi svincolando la parte vetrata sul cielo cabina. Posteriormente al posto di pilotaggio erano sistemati il motorista e il radiotelegrafista. La postazione di quest'ultimo era a destra dietro al secondo pilota, in corrispondenza del portello di accesso dell'apparecchio, che conteneva anche l'alloggiamento per il suo paracadute e comprendeva una ricetrasmittente AR8 RA350 ed un radiogoniometro RGM37. Sul fianco della fusoliera si trovava anche un pannello con 6 strumenti relativi all'avviamento dei motori. La parte della fusoliera dove c'erano gli attacchi delle semiali conteneva 2 serbatoi da 500 litri ciascuno, separati da un breve tunnel, che consentiva l'accesso al compartimento posteriore. Ogni semiala era collegata a sbalzo alla fusoliera mediante 4 attacchi in acciaio. La struttura era bilongherone con 22 centine in duralluminio e fasciame dello stesso materiale. Tra le centine 1 e 3, presso il bordo di uscita, veniva sistemato un serbatoio da 150 litri. Gli alettoni e gli ipersostentatori che occupavano tutto il bordo d'uscita avevano una struttura in tubo di duralluminio con centine calettate e rivestimento in tela. Gli alettoni erano compensati staticamente e dinamicamente, mentre gli ipersostentatori di disegno brevettato a fessura ed estensione potevano ruotare fino ad un massimo di 60 gradi. Gli impennaggi a sbalzo avevano una struttura simile agli alettoni, in duralluminio con centine dello stesso materiale e rivestimento in lamiera sulle parti fisse e in tela su quelle mobili. Erano compensati staticamente con masse di piombo e dinamicamente con apposite alette. Nella parte anteriore della fusoliera era installata la macchina fotoplanimetrica AGR-90. I galleggianti lunghi 9 metri di tipo intercambiabile e a gradino unico avevano una struttura in duralluminio con 19 ordinate a traliccio e fasciame in lamiera d'alluminio placcato. Erano suddivisi in 5 compartimenti stagni, nei maggiori dei quali erano collocati 2 serbatoi da 245 e 580 litri, rispettivamente nella parte alta e in quella bassa. I poppini terminavano con timoni marini a comando escludibile. I collegamenti con l'ala erano assicurati da 2 montanti sagomati in alluminio irrigiditi da una crociera in fili d'acciaio. Quelli con la fusoliera tramite una coppia di puntelli in duralluminio con estremità sagomate a cerniera.
Sotto la fusoliera era possibile installare un marsupio smontabile in tubi d'acciaio e rivestimento in lamiera d'alluminio. Era provvisto di portelloni e di attacchi per il carico di caduta e di 2 lanciarazzi. I motori contenuti nelle carenature tipo Magni erano 2 Fiat A74 RC38, dove RC sta per riduttore compressore. Si trattava della versione parzialmente riprogettata in Italia su licenza del Pratt & Whitney R1830 SC4 Twin Wasp. Questo motore aveva ricevuto alcuni aggiornamenti da parte degli ingegneri Antonio Fessia e Tranquillo Zerbi, responsabili della produzione per la Fiat, ed anche all'estero era considerato tra i più affidabili propulsori della loro epoca, nella classe dei 750-850 cavalli. Era costituito da 14 cilindri a doppia stella raffreddati ad aria ed azionanti 2 eliche tripala metalliche tipo Fiat Hamilton Hydromatic del diametro di 3,2 metri, a giri costanti e passo variabile in volo, delle quali una ruotava in senso destrorso e l'altra in senso sinistrorso, soluzione che eliminava il problema della coppia di reazione. La potenza normale dei motori era di 840 cavalli a 3800 metri e 2400 giri al minuto. L'avviamento avveniva mediante aria compressa fornita da bombole o da motocompressore Garelli oppure da un compressore esterno. I motori erano alimentati da 8 serbatoi protetti con sistema Semape della capienza totale di 2950 litri. I serbatoi dell'olio e i relativi radiatori erano collocati nelle gondole motori. L'impianto elettrico era costituito da una batteria di accumulatori da 12 volt e 44 A, caricati da un generatore retrattile a mulinello tipo RA350, ubicato nella gondola motore destra. L'armamento di difesa comprendeva una mitragliatrice Scotti da 12,7 mm in torretta Lanciani Delta E, dotata di 350 colpi più una cassetta di riserva con altri 300. Il brandeggio era di 360 gradi, mentre l'alzo era di 59. Vi erano inoltre 2 bracci retrattili dall'esterno verso l'interno, recanti 2 armi Breda Safat da 7,7 mm con dotazione di 500 colpi ciascuna, che sparavano da altrettanti portelli richiudibili. L'armamento di caduta poteva essere composto da varie combinazioni di bombe normali o antisommergibili o siluri per circa 400 kg. Il Fiat RS14 aveva un'apertura di 19,54 metri, una lunghezza di 14,10 e un'altezza di 5,51. La superficie alare era di 50 metri quadrati, il peso a vuoto era di 5.410 kg, il peso massimo al decollo era di 8.470 kg, la velocità massima era di 382 km/h a 4.500 metri, la tangenza pratica era di 6.000 metri, l'autonomia massima di 2.500 km. Dopo varie vicissitudini e incidenti durante le prove di collaudo, toccò alla 170ª Squadriglia, che era uno dei reparti di punta della ricognizione marittima, iniziare la vita operativa dell'RS-14. I primi 2 esemplari giunsero ad Augusta il 2 marzo del 1942. Ne seguirono altri 6 in aprile e 2 in maggio, mese nel quale iniziò a riarmarsi sul nuovo velivolo anche la 144ª Squadriglia basata a Stagnone Marsala. A metà giugno 13 delle 14 macchine in linea operavano dalla Sicilia ed una era ancora a Vigna di Valle con la 148ª. Subito dopo anche la 287ª Squadriglia di base a Elmas in Sardegna iniziava a scambiare i 506 con gli RS. Poche settimane di impiego, in varie condizioni, erano state sufficienti per indurre a valutazioni e paragoni inevitabili tra l'Airone e quello che voleva esserne il sostituto in molti dei suoi ruoli. I piloti, pur apprezzandone l'indubbia agilità e la maggiore velocità, trovarono che questa era eccessiva in ammaraggio, mentre il decollo richiedeva grande attenzione per la tendenza della macchina a derapare.
malgrado le eliche fossero controrotanti. Con mare agitato, il divario tra le ottime doti marittime del Kant Z 506 e il Fiat RS14 appariva netto, tanto da riservare solo al primo le missioni di soccorso in altura. C'era poi la pericolosa tendenza a piantare del motore destro, che rendeva non consigliabile il volo a quote inferiori ai 1000 metri, pena l'impossibilità di poter far fronte alle emergenze. I motori A74 e RC38 si dimostrarono delicati e più bisognosi di attenzione degli Alfa Romeo 126 dell'Airone. Per gli osservatori, invece, la nuova macchina rispondeva benissimo ai requisiti, data l'ottima visibilità offerta dal muso interamente vetrato. L'RS-14 risultò capace di offrire maggiori possibilità di scampo nell'incontro con la caccia nemica, grazie alla sua già citata velocità e maneggevolezza, e grazie alla costruzione interamente metallica era meno soggetto all'incendio rispetto al 506. Il Fiat RS14 non ebbe mai un nome ufficiale e fu conosciuto dagli equipaggi solamente come l'RS. La commessa per una terza serie del velivolo non tardò a venire. Si trattava di 150 esemplari, i primi dei quali giunsero nei reparti già alla tarda estate del 1942. Ai primi di luglio del 1943, vigilia dello sbarco alleato in Sicilia, i 57 RS in linea, 28 dei quali efficienti, costituivano un quarto della forza della ricognizione marittima. 2 mesi dopo, all'atto dell'armistizio, il loro numero era sceso a 39. Quando il 15 ottobre si provvide a una prima riorganizzazione della Regia Aeronautica co-belligerante al sud, gli RS-14 si erano ridotti a 12, di cui solo 10 efficienti. Tutti gli altri erano andati perduti a causa delle vicende armistiziali o caduti in mano tedesca. Il 1 gennaio del 1944 si ricostituiva a Elmas la 287esima squadriglia armata interamente con il bimotore, che subito dopo si trasferì a Taranto, dove fu inquadrata nell'85esimo gruppo del raggruppamento Idro. Fino all'autunno di quell'anno essa effettuò un'intensa attività antisommergibile a favore degli alleati, per poi passare a compiti di salvataggio e di collegamento fino al termine delle ostilità. Al nord invece è stato accertato che nessun RS-14 venne impiegato dall'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Tuttavia è presumibile che alcuni tra quelli catturati dai tedeschi siano stati impiegati in settori diversi dal Mediterraneo. Alla fine della guerra vi erano solamente 9 aerei sopravvissuti, sempre inquadrati nella 287esima squadriglia, che subirono alcune modifiche per consentire il trasporto di 4 persone. In detta veste operarono con corrieri aerei militari fino al 1948, anno in cui vennero definitivamente radiati e demoliti gli ultimi 7 apparecchi superstiti.